Oh la Madonna! Siamo a passo dalla terza guerra mondiale, apocalisse nucleare, la salute mentale, l'aumento demografico, il cambiamento climatico. Ci sono anche violazioni dei diritti umani. E come se non bastasse, arriva un asteroide nel 2046. Lasciamo questa terra con una navicella. Questo è 2046. Allora, benvenuti a questa nuova puntata di 2046. Ci sono con noi ospiti Francesca Michelin e Stefano Domenicali. Benvenuti. Ciao a tutti. Ciao, buongiorno, buonasera, buonanotte. Un po' un casino arrivare sulla nostra astronave, giusto? Devo dire che è complicato, ma è bella, una bella esperienza. Tanta gente magari si domanda perché abbiamo messo insieme il CEO della Formula 1 e una famosa cantante, conduttrice televisiva, perché in realtà lei, Francesca, è appassionata di Formula 1. Molto, sì. Però io volevo capire una cosa, sei appassionata di Formula 1 o di un pilota in particolare? No, ci tengo a ribadirlo, a me piace lo sport, la Formula 1. Brava. Poi è chiaro, infatti spesso mi chiedono ma perché, che ne so, un giorno fai un tweet a favore di Alonso, un giorno ne fai uno a favore di Hamilton, ma perché a me più che un pilota, nello specifico una scuderia, piace proprio tutto quanto il circus, così si dice. Ma tra l'altro una cosa divertentissima che ho letto su di te è che tu hai imparato a leggere da una rivista di auto. Si può citare? No, non si può puoi citare. Autosprint, che è famosissima. Io ho imparato perché mio papà mi insegnava a leggere. Fantastico. Questa da sposare. Una delle prime parole che ho imparato a leggere è stata Minardi, me lo ricordo. Sono molto curioso, soprattutto di capire da Stefano. Cioè, in generale, io vorrei che questa puntata abbia come tema il futuro dell'automotive, no? Cioè, capire cosa succederà. Sono no? tanti temi poi. Sono tanti Ce temi. n'è uno in particolare a cui tengo molto e ne parliamo dopo, però è caldo quello. Ecco, generalizzando, cioè iniziamo a parlare di futuro dell'automotive. Tu cosa vedi, cioè, tra 20 anni? Cosa succederà, no? Perché noi siamo bombardati di video di auto, droni che volano, piuttosto che Dubai per esempio c'è i taxi che volano. Però qual è il vero futuro dell'automotive? Io credo che il futuro dell'automobile sia assolutamente un futuro importante, perché non dobbiamo dimenticarci che il mondo che abbiamo alle spalle è grande, quindi è pieno di realtà diverse, di realtà che viaggiano a velocità differenti e con contesti tecnologici diversi, e quindi l'unico mezzo che ti permette di muoverti in maniera assolutamente libera senza dover aspettare nessuno è l'automobile, e quindi io credo che di automobili ne vedremo ancora per tanto tempo, oltre il 2046 di sicuro. I paesi comunque campano grazie all'automotive. È un'industria importante, un'industria che permette alla ricerca di sviluppare anche tecnologie che poi non vengono applicate nell'industria automobilistica, quindi è un qualche cosa soprattutto che negli anni passati, adesso magari quando parliamo di futuro dobbiamo pensare quale sarà il ruolo dell'Europa, ha sempre caratterizzato anche il nostro paese per lasciare qualche cosa alle persone che vengono, quindi l'automobile ha un ruolo che deve rimanere centrale, anche se devo dire che negli ultimi anni è sempre stato visto come un'industria che produceva qualcosa di negativo, perché insomma c'è molto populismo intorno a questo tema. Quando si parla di sostenibilità si vede l'automotive o l'automobile come l'unica fonte, il mostro, esatto, il mostro che attaccherà dall'alto, vede un asteroide che ci sta puntando dietro, e quindi io vorrei sfatare questa leggenda. Mi hai convinto, potessi fare l'amministratore delegato di qualcosa. No, ma anche perché noi siamo, cioè in Italia siete bombardati, io vivo in America e quindi vedo un'altra realtà, siete bombardati da diverse informazioni sull'auto a benzina che è inquinante, l'auto diesel eccetera, e quindi si tenderà a passare all'elettrico, mentre negli Stati Uniti non se ne parla per niente, che è uno dei paesi più inquinanti del mondo per altri motivi, non solo per le macchine. Affrontiamo subito il tema. Dai, che ce l'ho caldo, da un'ora che volevo pro e contro.
Perché il problema è che l'elettrico ha dei pro e dei contro, cioè Eccolo dipende qua. dalle, Allora dipende dalle distanze. Io lascerei parlare a No, Francesca. dipende dalle distanze. Francesca, dipende io te lo dove dico, sei. io l'auto elettrica proprio, essendo comunque cresciuto negli anni '80, io non la digerisco, mi sta proprio sui coglioni. Ma Quello perché a prescindere? Cioè, non ha senso. Però hai ragione su una cosa, cioè tipo Milano. Cioè in centro a Milano farebbe sta, la ci differenza. sta, sono In d'accordo. autostrada, ad esempio, diventa poco sostenibile perché poi c'è tutta una questione che la macchina pesa di più e quindi No, ma dopo c'è un problema di impatto. Smaltimento delle batterie. Esatto, smaltimento delle batterie e soprattutto produzione delle batterie. Le batterie, quello è l'unico Litio, tema. Io poi cobalto. sono ignorante sull'argomento. Io posso dico dire, delle cose, ma ho interessante. paurissima Perché di le sentite dire... da me, quello è il problema. Sì, perché l'ho sentita da Marco che le sue fonti sono Facebook, quindi Ma non è vero. cioè, magari dico qualcosa di sbagliato. Cioè, No, cosa ne pensi dell'elettrico? Bello. Allora, la Formula 1 non diventerà mai elettrica. Partiamo da questo principio. È già ibrida, Ok. e questo è un dato di fatto, e probabilmente con le benzine sostenibili potrebbe tornare ad essere a motore termico, perché quando parliamo di sport parliamo di un contesto che non deve essere solo tecnologico, ma deve dare anche delle emozioni. Certo. Deve trasmettere un qualche cosa che ti permette di andare a vedere un evento che ti piace, ma ti lascia qualche cosa. E sicuramente uno degli elementi che hanno caratterizzato la storia della Formula 1 è stato il suono. Io 1965, quindi parlo di nel 46, Cos'è? 81 anni. Eri ancora... Non c'eri ancora? Eri Voi non nelle mutande c'eravate di tuo proprio, papà, esatto. tu. E quindi io parto dal contesto che diceva Marco, ma la mobilità elettrica ci sarà e ci mancherebbe altro, ma non sarà l'unica modalità di muoversi con l'automobile. E scusami, nel 2026 però nel motore delle Formula 1 sarà 50-50, giusto? Sarà ibrido. Sarà Avremo ibrido. un motore dove abbiamo la componente elettrica e una componente termica. Ok. Io sono d'accordo sulla questione del rumore. Adesso anche il rumore è anche un po' diminuito rispetto Hai a una ragione. volta. Cioè, una volta era infatti tipo dovrà tornare ad essere più importante. pericolosissimo stare senza tappio, senza cuffie in un circuito. Avevi Adesso male, cioè, avevi io mi proprio- ricordo quei 12 cilindri alla partenza con l'effetto cassa acustica della tribuna. Queste non servivano a niente, ma proprio ti faceva, sai, quando eri contento di soffrire, Tipo cioè le il vibrazioni concerto degli Iron Maiden. ma assolutamente erano emozioni che adesso non puoi neanche pensare di poterle dire, Certo. però erano tempi diversi. Però Adesso è diverso, però credo che sia giusto che uno sport che è comunque abbastanza impattante si faccia ovviamente delle domande su Ecco, come... su Ma noi le domande ce le sull'impatto- facciamo, giusto? immagino. Però sull'impatto alla fine, se ci pensi, cioè non è che la Formula 1 vende le macchine alla Formula 1 e le usano tutti per andare No, in ma giro. infatti, Cioè, si tratta quante di- gare ci sono all'anno Esatto. poi di Formula sono 1? 24. Cioè, se Nel pensiamo 46 non lo so, però 24 adesso. se pensiamo all'impatto è No, ma allora, no? se parliamo di sostenibilità, le chiacchiere stanno a zero. Il footprint complessivo di quello che come emissioni la Formula 1 produce per le benzine che utilizziamo non rappresenta nemmeno il 2%, ma a livello totale. Quello che noi produciamo a livello di emissioni è il fatto che noi giriamo il mondo. Quindi giriamo il mondo con tante persone, con tante materie, e quindi è proprio per quello che l'impatto vero è fatto o causato la trasferta. dalle trasferte, quindi gli aeroplani, dai camion, dalle navi. Quanta gente si muove? Ma allora, l'ecosistema della Formula 1 diciamo è intorno alle 3.000 persone, si muovono 3.000 persone ogni volta, poi ci sono tutti gli altri servizi che vengono gestiti dai promotori locali, quindi quando siamo dei gran premi importanti parliamo di oltre 8.000 persone che lavorano fisicamente in un gran premio, quindi quando parliamo dell'impatto anche economico e di attività che la Formula 1 produce, insomma è un impatto significativo. Ma io torno sempre alla tua domanda, perché sì, grande, è un tema che non vorrei evitare. Tra un po' finiscono. Perché la mobilità elettrica ovviamente continuerà a crescere piano piano, non coi tempi che sono stati promessi da chi ha promesso delle cose irraggiungibili, però non sarà l'unica modalità di movimento. Il tema vero, se vuoi, lo dobbiamo collegare a un altro indicatore. È un mondo che negli ultimi 50 anni è cresciuto in maniera considerevole. Se tu guardi di dietro, la Terra 1000 anni fa era popolata da molto meno persone. Quindi il tema di quello che serve a livello di vivere è collegato al tema energetico. Quanta energia in generale o quante materie prime in generale l'uomo ha bisogno per poter vivere. Certo. 1. 2. Il tema legato alla qualità della tua vita.
perché ovviamente più sei in condizioni dove hai bisogno di, passiamo il termine, di mangiare, e più del tema della sostenibilità, onestamente, e quindi torniamo al vero tema. Non è il problema dell'elettrico, non elettrico, il problema è che il mondo sta crescendo a delle dimensioni che a livello energetico si fa fatica a poter pensare di poter dare a tutti quello infatti di cui io avrebbero avevo bisogno. proposto di mangiarci fra di noi, ma non mi prendono sul serio. Non ti prendono sul Non serio. penso che Volevo fare sia una catena bella che si cosa. chiama McDonald's e ti mangi No, ma tra di noi, sì, cioè siamo in Dici te. tanti. Che Bello, no, no? però io volevo capire tutte le cose che perché quando c'è il tema dell'elettrico, molti dicono, ma vabbè, ma lo fanno i poteri forti, però c'è l'idrogeno piuttosto che... Ma realmente esiste, cioè tu che comunque ne sai, hai una visione, vivi questo mondo in maniera diretta, cioè realmente può essere che a un certo punto qualcuno se ne esca fuori con una soluzione di Ma quel tipo? c'è, la Siemens e la Porsche, scusami, io sai che sono appassionato, hanno fatto l'e-fuel, cioè sono due aziende importanti, voglio dire. È una benzina che praticamente inquina zero. Devi fare una piccola modifica sul motore a scoppio. Sì, un microchip tipo. Ma può funzionare con meno, con meno Sì, potenza, esatto. ma puoi utilizzarlo. L'obiettivo che noi abbiamo come Formula 1 è quello di produrre queste benzine sostenibili, Ok. che noi chiamiamo drop-in, che puoi utilizzare in qualsiasi macchina, perderai un po' di potenza, ma alla fine non è che ti... Però salva il parco circolante. Noi abbiamo nel 2030 avremo circa 1.800.000 macchine. Dove le metti quelle? Che hanno un motore termico. Il vero tema anche qui, e non è un parlare contro, che sia chiaro, sennò Francesca si arrabbia, non No, va bene. È già sull'attenti. No, sono qui che ascolto tutto attentamente. È quello di dire che, attenzione, non si può pensare di trasformare una società dall'oggi al domani con degli ecoincentivi. Gli ecoincentivi hanno, dal punto di vista della sostenibilità, hanno avuto l'effetto di far cambiare, per quei pochissimi che l'hanno fatto, il parco circolante più nuovo, quindi con tecnologia meno inquinante, e di lasciare sulla terra le macchine più vecchie, perché la gente, visto che le macchine elettriche costano ancora in maniera significativa, molto di più, un 30%, e quindi dal punto di vista dell'effetto sul tema da cui si era partiti, stiamo andando al contrario. A meno che non usiamo Marte come parcheggio, cioè le spariamo là, le Può macchine, essere. quelle vecchie. Però io torno a quello che diceva Marco, cioè il tema della sostenibilità elettrica è un tema di sviluppo, perché ripeto, l'industria automobilistica ormai ha preso questa direzione, però non c'è solo quella come modalità di sviluppo futuro per la mobilità e per le automobili. Ripeto, l'inquinamento è fatto da tanti altri fattori, non solo da quello che esce dalle macchine. Io volevo tornare un secondo su Francesca, perché magari quelli che ci stanno ascoltando non lo sanno, ma mi piace un sacco questa storia con Alonso, nel senso, hai fatto una canzone su di lui, poi lui ti ha accompagnato a Sanremo. Sì, è vero. Cioè questo è Sì, un po' incredibile. Sì, no, allora è successo, io ho scritto il pezzo Alonso, che è contenuto in 2640, che è un mio disco che è stato pubblicato nel 2018. Ok. Io all'epoca avevo scritto il pezzo, mi sembra era primavera del 2017, poi io vengo a vedere a Spielberg in Austria il Gran Premio, perché mio padre è molto fan del Gran Premio di Spielberg, perché poi è anche vero che la cosa bella della Formula 1 è che ci sono anche tipi di pubblico diversi, cioè c'è quello che va in camper a vedersi la Formula 1 e si fa i giri, c'è quello che invece vuole l'atmosfera un po' più di lusso, cioè ci sono... E tuo papà qual è? Tutto molto... Mio padre è proprio da campeggio. Bellissimo, birra. E siamo andati a vedere, perché a Spielberg c'è un'atmosfera molto poi disperso nel nulla, questo circuito. E io faccio delle stories su Instagram, credo che ero lì, sì, e mi scrive nei DM il fisio di Fernando e mi dice dai, vuole conoscerti, così. E io dico, allora lo conosco, lui all'epoca era in McLaren, in un momento terribile. Cioè il momento peggiore suo? Ma sì, ma perché Era poi con mi ha Lewis. anche chiesto di essere colei che sai che di solito c'è qualcuno che magari ti accompagna per darti il casco, ci sono queste cose un po' simboliche. Praticamente do il casco l'helmet a Fernando, lui praticamente prima curva finisce. No. E da là ho provato un senso di colpa. Non ti ha mai più contattato, immagino. Poi. No, dopo sì, lo stesso. Però ecco, insomma, quello è stato un momento buio, è uscito questo pezzo, poi lui aveva annunciato il ritiro e questa canzone parla un po' del suo carattere, che
nella sua determinazione, a volte l'ha portato anche mi aspettavo... a inimicarsi, no? Perché è una persona con un carattere molto forte e spesso i piloti hanno un carattere molto forte che però può essere un pregio e un difetto. È successo che dopo ho cantato l'inno a Monza ed è stato tipo per me un momento magico e anche lì insomma sì, è stato proprio forte. E lì anche lì ho avuto uno scambio con Fernando e poi l'ho rivisto in vari gran premi, ma perché comunque mi piace proprio stare lì nel paddock, parlare con Gunther, parlare con Charles, cioè mi piace proprio avere questo mood bellissimo all'interno dei paddock. Io spesso neanche guardo la gara da lì, ce la guardo a casa perché mi piace questa cosa. A me piace molto quello che hai detto, scusami, su Alonso. Leggo perché è un quote. Alonso è uno sportivo incredibile perché ti insegna che nella vita non conta vincere ma come affronti la gara, no? Beh sì. Figo. Lui non vince da una quantità di tempo. Allora io con Fernando ho perso noi abbiamo perso 2 mondiali all'ultima curva, ce lo ricordiamo, all'ultimo giro, quindi però è sempre sono col esperienze sorriso, toste. no? È sempre col sorriso. Cioè, beh, insomma. No, nel senso, a me sembra, non so, rispetto magari ad altri piloti. Se guardi la serie su Netflix non è sempre sorridente. No, ma certo. Poi quella sempre, dice però... anche alcune cose, magari non tutte, però io credo che... ma quello fa parte del gioco. Certo, no. Però sì, lui è comunque una persona che anche adesso ha rinnovato il suo contratto con Aston Martin e continuerà a correre. Eravamo tutti lì che dicevamo chissà se correrà anche l'anno prossimo. Sì, e chissà per quanti altri anni a questo punto. Perché no, c'è un po' questa cosa che abbiamo tutti parlato prima di bias, un po' questo ageismo di fondo, no? Che diciamo spazio ai giovani, giustamente, largo ai giovani, ma se uno si sente in forma e vuole continuare a correre, per me è un grandissimo esempio lui da questo punto di vista. Ma ti piacerebbe lavorare tipo in Formula 1? Sì, io lo sto spargendo il mio curriculum. Ah, sì? Ma scusa, ma che ruolo vorresti? Non lo so, addetta alle pulizie, qualsiasi cosa. Scusate, adesso facciamo una proposta informale, ma la Masolini è andata via da Sky F1. Cioè a questo punto lei sarebbe l'erede perfetta. L'erede perfetta, capito? Tra l'altro è conduttrice di X Factor. Chi è che faceva Formula 1? Paola Perego era, no? Negli anni 90 adesso c'era Stella Bruno in Rai. Stella Bruno e per Mediaset era la Paola Perego, no? No, non lo so, lo butto lì. Mediaset? Sì, mi sembra Paola Perego faceva i collegamenti, Grand Prix. C'era la Claudia Peroni. Claudia Peroni, bravo, Claudia Peroni, è vero. Moto, sei appassionata di moto? No, zero. Zero? È che io ho sempre guardato la Formula 1 e basta, cioè io sono cresciuta guardando la Formula 1. Ma rally, i rally non ti piacciono? Pochissimo. Ti faccio una domanda, perché non esiste una donna, dopo lo chiediamo a lui sicuramente la risposta, una donna che guida in Formula 1? No, sono esistite. Come? Ce l'ho segnate qua, guarda, sì. Abbiamo avuto Maria Teresa De Filippis e Lella Formula 1? Sì, Formula 1, sì. E Lella Lombardi, che sono le uniche donne ad aver preso parte a una gara di Formula 1 rispettivamente nel 48 e nel 75. E poi abbiamo avuto Susie Wolf, che adesso è responsabile del nostro progetto dell'F1 Academy. Ma come mai? Cioè, nel senso, come mai ci sono così poche donne pilotesse, pilota di Formula 1? Per una questione fisica cioè qual è il punto? Allora, è chiaro che nel passato c'erano anche delle limitazioni legate alla fisicità che era necessaria per guidare delle macchine. Ok. Ma in questo momento devo dire che le stiamo superando, perché proprio la volontà che abbiamo preso in mano noi come Formula 1 da 2 anni è proprio quello di far sviluppare di nuovo l'interesse nel mondo femminile per la guida. E quindi io credo che siano state scelte legate al fatto che probabilmente anche qui ci sono sport che piacciono più ai ragazzi rispetto alle ragazze. È un tema di quantità di persone che all'inizio sono state più appassionate di macchine rispetto a Francesca. È sicuramente un caso che dobbiamo proteggere, perché una ragazza così appassionata di Formula 1 adesso stanno crescendo. Da analizzare. Adesso stanno crescendo. Ma ce ne sono tante. Io penso sia, anche se posso permettermi dal lato mio, è una questione di rappresentazione. Io dico sempre questa cosa. È un po' come
quando io ho diretto l'orchestra a Sanremo, che ero l'unica donna a farlo di quell'edizione lì, no? Cioè se tu bambina che guardi Sanremo non vedi mai una donna dirigere un'orchestra, cosa penserai? Quella cosa è meglio neanche che ci provo a farla, È no? vero, è vero. Siccome mancano rappresentanze femminili in alcuni sport, in alcuni ambiti, adesso non solo nella Formula 1 ma in tanti altri contesti, ovviamente tu cresci dicendo vabbè, evidentemente non è quella una roba cosa è per una me. cosa da maschi, o dovrò diventare più simile a un maschio per poterla fare. Invece adesso si sta sensibilizzando molto su questo tema e anche ci sono alcuni piloti che spingono molto, come Lewis Hamilton. Io per su questa cose, roba qua, quindi- tra l'altro, ho conosciuto, non so se conosci o anche tu, Iron Dames, che è una scuderia di sole donne. Sì, come no. Che tra l'altro Certo. ha vinto delle gare, una roba incredibile. Io, Stefano, quando dici cifre, no, aumentato, adesso non tiriamo fuori i fatturati o percentuali perché sta male, però Stiamo male. stiamo male. Sì, sì. Tu sei stato team principal di Ferrari, vicepresidente di Audi, presidente Mi presti 20.000 e euro? presidente e AD di Lamborghini. Adesso sei il CEO di Formula 1 a livello mondiale e ogni volta che tu entri, Lui fai è Remida, qualcosa lui è ed Remida. esci da una no. situazione, Sì. la situazione cambia in maniera importante. Anche quando ci siamo conosciuti, che tu eri ai tempi presidente di Lamborghini, la Lamborghini era in impennata assoluta, cioè in soldoni. Dice la verità. Insomma, la verità è che bisogna essere al posto giusto nel momento giusto, bisogna avere la forza di, Ma troppe volte. di prendere delle come si dice, di fare delle scelte e di avere una squadra che lavora con te, perché da solo nella complessità di oggi fai molta fatica a essere vincente. Quindi diciamo, mettendo insieme tutte queste cose, sicuramente la cosa che posso dire è che non mi tiro indietro rispetto alle responsabilità, quindi se devi fare delle scelte, devi avere il coraggio di farle e nel nostro mondo anche di essere un po' anticonvenzionale, di fare delle scelte che all'inizio qualcheduno ti può guardare male, però alla fine, guardandolo con questa prospettiva, no? Guardando dietro, dici, Ma "Beh, devi però, rischiare quindi nella devi vita, rischiare". altrimenti dicono che basta veramente una persona sola per cambiare il mondo. Volendo. Ma sai, io quello che dico è che qualsiasi ruolo tu abbia, tu sei sempre solo nel momento in cui eserciti una funzione, Certo. perché poi sei E se va bene circondato si prendono i giustamente. meriti tutti, se ma va male è colpa tua. Fa parte del gioco, l'importante è essere forti dentro, perché insomma quando hai tante responsabilità devi avere il coraggio di prendere le scelte che ritieni giuste e soprattutto di ogni giorno dire quanti momenti o quante decisioni ho preso. Perché questo deve dare il ritmo di quello che gli altri devono fare, devi continuamente dare il ritmo, devi essere quello che sotto il basso, la batteria deve dare il ritmo e Però scandire Stefano, il ritmo. voglio dire, allora va bene, Ferrari è successo, entri tu. No, e tra l'altro quando lui è uscito da Ferrari è tornata giù. No, c'è stato No, proprio, ma ragazzi. l'ho letto ieri su Wikipedia, cioè c'è proprio, viene chiamato il periodo buio, cioè una roba devastante, si è morto tutto, il cavallino. Possiamo averti ospite per tutte le puntate, così ci porti bene. Per Perché... Hai voglia di investire su questo podcast? No, la domanda è questa, vabbè, è andata bene con la Ferrari. Mi Poi state mettendo in difficoltà, ragazzi. quindi No, in calma, la Lamborghini uguale e poi c'è stato un momento buio, perché la Formula 1 andava da Dio negli anni 80, cioè io ricordo da ragazzino tutti stavano a casa a guardare il Gran Premio. Poi a un certo punto c'è stato un po'... tu sei giovane comunque, però hai l'età di Fabio, io non chiedo l'età. Io sono del 95, 95. quindi 29. Quindi un pochino l'hai vissuta, tuo padre era appassionato di Formula 1. Beh, quella degli anni 80 no. No, per ovvi motivi. Sì, Dopo certo. sì. C'è stato un momento di buio. Poi è arrivato Stefano e di nuovo la Formula 1 adesso è diventato uno degli sport più Ecco, fighi in assoluto. Forse ne avevamo parlato una volta tra di noi, ma è legata a questa crescita di attenzione sulla Formula 1, ovviamente è un elemento, non è il segreto di tutto, però la creazione degli eroi, perché oggettivamente quello fa tanto, no? Beh, il nostro sport è uno sport sicuramente tecnologico, ma se non hai le persone che fanno la differenza, che diventano degli esempi e che diventano, non voglio esagerare, insomma, dei gladiatori dove ti identifichi, è chiaro che diventa uno sport che perde l'impeto e la passione. Però sicuramente quello che è stato il fattore di successo di questi ultimi anni è aver capito che la modalità di presentare un evento che è diventato solamente sportivo non avrebbe fatto perdere attenzione, non avrebbe... spettacolo. E quindi abbiamo cercato, numero uno, di parlare un linguaggio diverso per
tifosi che stavano ed erano lì pronti ad accoglierci, diciamo così. Prima non c'erano social media, prima non c'erano prodotti diversi tipo quello che abbiamo fatto con Netflix, prima non c'erano produzioni, quella serie tra l'altro, produzioni come adesso stiamo facendo con Apple per un film con Brad Pitt, eccetera, Esatto, eccetera. io volevo capire anche quello. Stiamo sviluppando anche chiederti. quello. Come sta andando? Molto bene, nel senso che l'anno scorso abbiamo avuto un periodo di blackout legato agli scioperi nel mondo appunto degli autori e degli attori di Hollywood, però le riprese sono ripartite e quindi l'obiettivo è quello di terminarle quest'anno per lanciare il film, diciamo inizio estate, fine primavera, inizio estate del prossimo anno. Però queste erano cose che prima non facevano parte delle modalità di comunicazione della Formula 1 e le abbiamo portate dentro e credo che abbiano cambiato un po' lo spettro di chi ci segue. Certo. E poi oggi, visto che parliamo di esperienze che tu devi vivere, se voi mi permetto, è come la musica, oramai chi viene a vedere la Formula 1 deve avere un evento che lo intrattiene su tante forme, quindi noi abbiamo cercato di mettere dentro esperienze di fan zone con musica, con concerti, con simulatori, con attività che ti riempiano il weekend, visto che poi parliamo di poter partecipare a una nostra gara con fasce di prezzo che sono diverse, quindi dobbiamo avere la capacità di attrarre un po' tutti. Quindi credo che questi siano gli elementi che ci hanno permesso di diventare in questo momento anche le promo, cioè quando è tutto Formula tutto 1, contenuto. ieri abbiamo guardato quando entra dentro il casino di Las Vegas, Quello è pazzesco. che fa, non so se l'hai visto, la Formula 1 che gira sul tetto a Dubai, l'avete fatto anni fa, Avevamo fatto poi l'avete rifatto a Miami a Miami l'abbiamo fatto. pazzesco. Insomma, E quei promo sono legati a team, no? Cioè, quelle sono Red Bull, per dire, era quello del casino, o sbaglio? No, tutti Sono Red Bull. generali. Quella che dice Spiaggia. Fabio era quella di Red Bull con uno dei casino che è founding partner del nostro Gran Premio. il win. Sì. Ah, Sì. no, io volevo chiederti una roba, Ste. Io una delle ultime volte che ci siamo visti a Monza, non mi dimenticherò mai, mi ha chiamato mia madre, perché mia madre mi chiama, io non sono un figlio molto presente, quindi ogni volta lei mi chiama e sono in delle situazioni strane, ma in quel caso mi ricordo, ho risposto, ciao mamma, sì no, sono qua con Gordon Ramsay, con Ibrahimovic, Briatore, Tamberi e Bocelli. Chissà quante situazioni vive Stefano, e in tutte queste situazioni ce n'è una assurda con un personaggio super famoso che ti è capitata da raccontarci, perché sicuro ti è capitato di tutto, no? Poi una roba raccontabile. Raccontabile, sì, raccontabile. Se vuoi farlo non raccontabile, dopo telecamere spente, però ne succedono anche di quelle. No, devo dire, la fortuna in questo lavoro è di avere la possibilità di conoscere tante persone che ovviamente seguono e sono interessate al nostro sport, quindi io sono strumentale per quello che sono. Il giorno che farò altre cose, nel senso che andremo in pensione, sicuramente queste persone continueranno a seguire la Formula 1 indipendentemente dal fatto che sia io o ci sia un altro. Però insomma di episodi me ne ricordo uno che mi ha fatto impazzire, perché non conoscevo la persona in questione, che quindi non nominiamo. Però ci dai tutti gli elementi per capire chi è. A telecamere spente, Cioè, no? attore o cantante? No, cantante. Quindi uomo? No. Donna? Sì. Ok, molto famosa? Per me no, ma per il mondo era molto famoso. Porta gli occhiali? Non lo so, ho finito non lo so, perché poi dopo si entra in un contesto che bisogna essere prudenti, bisogna stare zitti. Vabbè, però insomma ci ha contattato, diciamo, il suo gruppo, vabbè, volentieri, per l'amor di Dio. Devo dire che adesso la fortuna di vivere questo momento della Formula 1 è che veramente tutti vogliono venire a vedere i Gran Premi, okay, e quindi questo insomma, vabbè, io chiedo chiedo che a questa persona, vabbè, se è così importante facciamola venire. Insomma, si presenta un gruppo che io devo dire, abbiamo la fortuna, ripeto, di avere contatti con primi ministri, re, eccetera eccetera. Sono arrivati credo una ventina di persone a fare il check per capire cosa doveva fare, doveva andare. Ho detto, ascolta, ma chi è questa qui? Sai cosa c'è? La prossima gara, se vuole, non ci siamo noi, può entrare dove vuole. Però ti lascio. Erano negli Stati Uniti, ti posso dire solo questo. Quindi cantante statunitense molto famosa. Sì. Stronza, immagino, perché adesso cos'è, Taylor Swift? No. Stavo pensando a Taylor. No, lei sta in pensata elegante.
Adesso Io no, so dico che no. noi nella È stronave bionda? dovremmo tenere la giacca, ma fa un caldo. Beh, una roba. Io sono Ve la racconto il nome fra nel collegamento nel 2000 E 46. no 46 Però nel visto che 2084. Fabio prima ha citato un quote di Francesca, ce n'è uno tuo molto bello, visto che Francesca vorrebbe lavorare nella Formula 1. Io dico sempre che la gente che si lamenta del proprio lavoro in Formula 1 vuol dire che non ha mai lavorato in altri posti. Siamo mossi dalla passione, quindi seguire la propria passione non è lavorare. E questo io mi sono sentito coinvolto perché anche nel mio lavoro è la stessa cosa. Ma una fortuna, anche se è un impegno totalizzante, non ci sono margini. Bellissima sta cosa. Ma è la verità, insomma, io quelli che sento nel nostro mondo che si lamentano perché giriamo, perché bisogna muoversi, perché insomma io credo che sia irrispettoso nei confronti delle persone che si fanno il mazzo, guadagnano niente e Magari fanno fatica. odiano anche il lavoro che fanno. Probabilmente sì, e quindi io credo che sia veramente irrispettoso nei confronti di chi ci segue e non solo, ma nei confronti nostri, quando ti guardi allo specchio, di sentire delle persone che hanno la fortuna di essere nel nostro mondo e di lamentarsi. Per me è inaccettabile. E per te è uguale, Francesca? In che senso? No, nel senso, in che mondo? nel tuo mio? mondo, sì, vabbè. Sì, però il mio mondo è molto diverso, veramente molto diverso, e soprattutto è diventato sempre più difficile fare musica in questo paese, soprattutto. In Italia, secondo me, fare musica è diventato, c'è sempre più gente che fa musica e lo spazio però è sempre più stretto. A prescindere, lo spazio comunque è sempre più stretto, quindi è più complicato, e c'è anche, dopo il Covid, c'è stata una diseducazione anche alla fruizione musicale, al mestiere dell'artista, quindi è un momento secondo me non bellissimo, però ci sta. E poi adesso è diventato un mercato molto legato all'hype e sempre più veloce. Poi ci sono gli stream, quindi sei influenzato anche da quello. Ma lì apri il vaso di Pandora, Marco, ne parliamo un'ora. No, tu hai un sacco di bias, secondo me, generazionali, cioè anch'io stesso a volte mi arrivano mi arrivano, mi assalgono dei dubbi quando ascolto determinata musica, ma cerco sempre di capire come mai una cosa funziona. Tra l'altro una roba interessantissima della musica è che la musica è legata all'umore di una popolazione. Cioè se tu guardi nei posti dove stanno peggio, nei posti dove stanno peggio fanno canzoni d'amore, reggaeton e compagnia dove vivo io, purtroppo. Quindi bisogna farci una domanda e darci una risposta, no? Cioè faccio un esempio non pratico perché non ce l'ho in mente, però trapper americano X o rapper americano X fa il video, non so, tutto incentrato su una Lamborghini, ma ha un pubblico che la Lamborghini non si può permettere. Quindi questo come gioca sull'immagine, sulle vendite della Lamborghini? Cioè questa è una domanda molto complicata, però vorrei capire, te lo spiego. Nel senso, tu nella posizione del brand sei felice di quella cosa o no? Aspirazionale. È aspirazionale. Certo, quindi comunque è marketing concettuale. C'è anche una mentalità diversa in America. Poi dipende dai paesi. Ok. Perché se qui tu vai in giro con la Lamborghini o riesci a comprarti la Lamborghini, vedi l'effetto che c'è sui social, no? Ti attaccano subito. Certo. In America è cambiato un po' ultimamente, però in America se ti vedono una bella macchina la gente ti fa il pollice su. Io vivendo lì... Sì, ma c'è una cultura dei soldi completamente diversa. No, ma l'aspetto, quello che tu dici è assolutamente vero, perché ci sono dei contesti culturali dove non valuti l'emozione che un qualcosa ti dà, esatto, ma il valore. Cioè tu vai in certi contesti dove vedi un quadro, la prima reazione che noi abbiamo è quella di dire ti trasmette che cosa? Non lo so, quello che ti trasmette. In certi paesi, tipo gli Stati Uniti, $1 milione, $2 milioni. Quindi il riferimento è sempre relativo. Quindi che cosa vuol dire? Che anche quello ti pone nel contesto di dire, se tu dici che un quadro vale $2 milioni, vuol dire che tu nella tua testa puoi pensare di far vedere a chi ti sta vicino che lo puoi comprare, se non lo dici. Quindi anche quello ti posiziona rispetto alla società che ti circonda. Questo è il contesto che vedo diverso da paese a paese, ma questo è abbastanza evidente. Sentite, tornando un secondo sull'argomento Formula 1, c'è una cosa molto divertente tua, Stefano, che mi hai raccontato, non so se possiamo raccontarla, ma vabbè, mi dirai subito con lo sguardo se non si può dire. Non lo so, sono terrorizzato. Tu fai provare i piloti ad occhi chiusi le piste nel tuo ufficio? No, è stato più che altro non era uno scherzo, era una scommessa, diciamo così. Ok, con? Ma devo dire con tutti. Ma in che senso? Tutti? Sì. In che senso? Cioè il pilota Simulatore? arriva credo, non lo so, il pilota arriva in ufficio, Si siede? lo bendano e a memoria deve fare il track. Ma lui come fa a ma sapere penso che lo esattamente? farebbero a prescindere, Ma lo sai. fanno loro perché si preparano. Sì.
La roba... No, che dicono poi- a memoria le curve, Sì, cioè, sì, per sì, forza. le marce, ok, l'angolo di farfalla, sono tutte Sai impressionanti. qual è la cosa sono che dei invece mi fenomeni. ha scioccato? Cioè, no, tu fai la cantante, io faccio lo speaker in radio da tanti anni e c'è un minimo di preparazione, no? Prima di andare in scena, cioè Sanremo. Certo. Il pilota di Formula 1 la macchina la guida pochissimo. Cioè, Sta tanto nel simulatore, fa tanto allenamento, sì. però non è io tu te lo immagini, no? Tutti i giorni in pista che prova la pista. Però tanti atleti fanno queste cose. Cioè tu adesso, non so perché mi è venuto in mente l'atletica, cioè comunque uno che fa salto in lungo non è che sta tutto il giorno a fare salto in lungo, cioè fa tecnica, Però ti immagini di sì, manetta. ti immagini di sì, sì, no? e fa salto in lungo pochissimo poi, Beh, magari la Tamberi, pista la però, prova una volta. Tamberi fa salto in alto. Sì, salto in Tamberi, alto. cazzo, ogni giorno Tutto il posta- giorno lui va in Sì, posta però in non è che alto. tutti i giorni fa salto in alto, fa tipo corsa, tecnica di Certo. ostacoli, fa palestra, cioè fa Cioè, velocità. l'attore si prepara la parte mesi prima per immedesimarsi nel ruolo, no? Invece, cazzo, il pilota no. No, effettivamente il contesto è cambiato perché negli anni 90 o oltre gli anni 90 noi avevamo sessioni limitate di test. Io mi ricordo quando ero in Ferrari e noi facevamo circa 90.000 km di test durante l'anno. Quindi è una regola C'era della Formula 1? Adesso sì. non si Ah, può è una più regola provare. Sì, sì, è una proprio? regola. Ci sono le 24 gare e Come si chiama questa regola? Cazzi tuoi? No, è per è per dare la possibilità a tutte le squadre diciamo, di controllare i costi, perché sai, girare in pista vuol dire tanto, vuol dire spendere tanti soldi. sì. Per una squadra corse, 2 macchine, quanto può costare? Allora, noi abbiamo una regola, che c'è un budget cap e quindi dal punto di vista tecnico tu non puoi spendere all'anno più di 140 milioni di costi. Ok. Però diciamo una squadra forte Avevo che visto produce... una roba della McLaren, mi sembra che avevano superato. La Red Bull. No, La Red Bull, Sì, la Red Bull, sì, sì, sono sì, stati sì. Che adesso buttati. vince un sacco di gare, tra l'altro. Ma devo dire Verstappen è un fenomeno. Verstappen, fenomeno. Verstappen. Ma anche Fernando. Ma tra di loro c'è tanta competizione veramente? Assolutamente sì. E invece nella musica, cioè tra cantanti, c'è competizione? Sì, c'è, però secondo me è assurdo, non ha... No, beh, è diverso. Non dai. ha senso, perché se tu poni la musica sullo stesso piano dello sport, No. quindi su competizione, numeri, classifica, perdi la poesia. La competizione vera dove si sparano realmente, cioè per la strada, è tra L'hip-hop, rapper. Adesso c'è stato Drake ha risposto Sì. sì, sì, a sì. Kendrick Lamar, cioè quelle cose sono ovviamente... Aspetta, lei ha fatto una roba con Kanye West? Ah sì, sì. No, ho fatto colazione, Hai fatto nient'altro. colazione? Ma scusi, Però- non è una roba normale. Kanye Cioè, West è mai venuto a vedere un gran premio? No. perché hai No. fatto colazione con Kanye West? Così, perché era Bassano, me l'ho beccato. E gli hai detto No, andiamo a lei fare colazione? Era a casa Sì. di Renzo Rosso, che tra l'altro poi Avremo avremo ospite, ospite sì. nei prossimi giorni. Grande Ecco, ma Renzo. nel senso va bene, ma perché? Ma come è potuto succedere una cosa? Come mai eri a fare colazione a Ma casa di perché Renzo Rosso con Bassano è un Kanye posto West? dove gira un sacco di gente da tutto il Ma mondo. tu sei andata da Kanye West? Oh zio, andiamo a fare colazione. Sì, ho dato la chiavetta col mio disco. tra No, sei una l'altro. grande. Devastante. Forte. L'ha ascoltato? Bellissimo. L'ha Sì, l'ha ascoltato? ascoltato. Ma non davanti a te o davanti a te? No, mi ha detto che l'ha ascoltato, Ok. poi erano tempi più analogici di questi. Che adesso Kanye West è difficile da vedere anche perché va in giro mascherato e non sì. sai mai se sì. c'è effettivamente Kanye West dentro. È come cosa? Come si chiama? Marshmallow adesso. Ti manca il cascone, capito? Mi leggo, ma perché mi piaceva legarmi a questa cosa di Francesca. Nel 2014 tu hai cantato Fuori tutto è magnifico. Adesso scriveresti la stessa cosa? No, però quella canzone aveva delle frasi che comunque risento ancora. Cioè, ovvio che se tu scrivi un pezzo e hai 18 anni, non puoi, cioè, sarebbe innaturale a 29 anni riscrivere le stesse cose, no? Però ci sono delle cose che, proprio perché fai musica, che vuole restare, che hanno, cioè, tipo Ma quella perché è cambiato il tempo, cioè è cambiato... Sì, però ci sono delle cose, cioè quel pezzo inizia dicendo vorrei mettere alla prova ogni desiderio e quella cosa rimane comunque, cioè anche perché desiderio, scusate momento, ha un'etimologia bellissima, cioè desideris, quindi essere manchevole di stelle, quindi tu hai bisogno sempre di obiettivi nuovi, no? Per migliorarti, quindi quella cosa la sento ancora. Però dirti che adesso fuori tutto è magnifico in questo momento storico momento. preciso, no. no, infatti non è... Però No, guarda caso siamo in un'astronave, Infatti, lontano da esatto. tutto. Beh. Infatti la prossima domanda era: ma se dovessi scegliere, preferisci tornare sulla Terra o rimaniamo qua un attimo a orbitare?
No, comunque torno sulla terra. Ok. E vai, grande. Così cerco di fare qualcosa di buono se ci riesco. Noi rimaniamo qua per un po'. Noi rimaniamo qua per un Però po'. io volevo fare una domanda, dai, gliela facciamo, scusa Stefano, perché questa, guarda che è una bellissima domanda. Il discorso è questo: continuano a fare macchine che vanno sempre più forti, no? Sempre più potenti, sempre più cavalli, e il limite di velocità invece diminuisce. Questa è una grande domanda. Perché cazzo continuano a fare? Non fanno prima fare una macchina che fai 110? Cioè, con un'accelerazione Sarebbe pazzesca. troppo facile, la potrebbero fare tutti. Cioè con un blocco, nel senso che ha una potenza pazzesca, però a 110 si blocca e rimane a 110. La potenza è nulla senza controllo. Che bello, era una famosissima pubblicità. Ma fregato. scusa. No, hai ragione, è così. E poi Ma il tema dell'uomo, devi sempre pensare oltre, anche quello che non puoi fare, se no è il sogno. Assolutamente. Immaginiamo che nel 2046 cade il meteorite sulla Terra e fa detonare tutto il mondo. Che bello, un sogno. Tu cosa faresti l'ultima settimana e cosa faresti l'ultimo giorno? L'ultima settimana, onesta, non lo dico perché qui se ci fosse un gran premio andrei a vederlo. Okay. Anche se fosse a Las Vegas o ad cioè in posti distanti. Ok. Tra i tuoi sogni nell'ultima settimana sarebbe vedere un Gran Premio? Sì, con mio papà. Madonna, che proprio... Con mio papà perché sì, Ok. è una delle passioni che ci unisce di più. E l'ultimo giorno mangerei patatine fritte con le mie amiche. Ma basta. come? Sì, Cioè, e è poi una settimana di vita e mangeresti le patatine fritte? No, l'ultimo giorno. l'ultimo giorno. Aspettando a bocca aperta il... Ma sì, guardandomi un film, sì. Ci sta. Tu invece... No, io sono interventista, non complottista, cercherei di fare qualcosa per evitare questa cosa qua, perché farei fatica ad accettarla. Ma Non so che cosa però, devo dirti la verità. Prima di chiudere, l'ultima domanda: se domani dovessimo colonizzare Marte, no, e voi foste scelti come, diciamo, la cerchia ristrettissima di esseri umani che devono ripopolare il pianeta, quale sarebbe il vostro ruolo in una colonia? Cioè, spogliati di tutto quello che, insomma, Formula 1 non esisterebbe, la musica forse non sarebbe un business in quel momento, cosa fareste, no? Ma io cercherei di trasmettere, non so come, anche qui c'è il problema, l'idea c'è ma la soluzione no, visto il contesto drammatico di cercare di far sorridere la gente. Beh, almeno... Il pagliaccio. Il pagliaccio. Sì, probabilmente sì, probabilmente sì. Vero? D'altronde se tu ci pensi... Pensavo qualcosa di più gestionale. No, Sì, no, anch'io. quello l'ho fatto Niente, roba imprenditoriale. Ma quello l'ho fatto tutta la vita, basta. Ma io Però farei musica far uguale. star bene la gente. Io credo Faresti che musica? Faresti Io farei musica. musica ma- uguale, cioè a sto punto. torna il concetto, la musica la devi vedere come qualcosa che ti dà cioè lo vedo non Esatto. dico da chi la fa, ma da chi l'ascolta ti deve far sentire bene. Hai mai avuto un'esperienza su una Formula 1? Cioè- No, e non ci tengo proprio. Come no? Come Io non ho ci fatto, tieni? no, io ho fatto l'esperienza della safety car Ok, e mi è vabbè, ma non è la bastata. stessa Ma non cosa. mi interessa. No, non lo voglio fare, ho troppa paura. Stefano, no? Volevamo chiederti una cosa. Abbiamo no? un sogno io e Fabio. Esatto, avremmo un sogno Sì. nel cassetto. Tu sei il CEO di Formula 1. Non è che per caso avresti un pilota magari disponibile adesso per finire l'intervista a bordo di una Formula 1? Perché il mio sogno non è andare sulla Formula 1, ma intervistare il CEO di Formula 1 su una Formula 1. Sta andando, eh? Dici andando. che si può fare? Si Ci può abbiamo- fare, ci si abbiamo può qualcuno? Chiediamo a Charles. Dai, allora Ok, andiamo. Andiamo. Ok. Andiamo, vai. Che figata! Carissimo. Cioè, e io, scusate, vabbè. Questi uomini. Uè Gio, vuoi venire con noi a fare una cosa su una Ferrari? Ragazzi, sto arrivando, mezz'oretta ci sono. Ma posso fargli un indovinello senza senso? Stefano, siamo arrivati? Sei pronto? Mica tanto. Ci siamo, eh? Io non sono pronto. Eccolo qua. Sono ancora da solo sull'intercom? No, no, no.
No, ti sentiamo tutti. Madonna, ragazzi, che bello, funziona benissimo. C'è qualcosa che puoi dirci per rasserenarci un attimo? Attaccatevi. Non l'ho detto, però l'ho pensato. No, vi piacerà. Non è stata un'idea mia, voglio che sia chiaro questa cosa. Sto morendo di caldo. Ma va là, caldo dove, Fabio? Caldo qua, fa fresco rispetto a Doha. Come hai fatto in Qatar, Charles? È impossibile. Qatar era tosto. È stato tosto. E andiamo. Vamos, ce la faremo? Speriamo. Andiamo! Ma siete pazzi! Aiuto! Addio! Oh la Madonna! Porca Tu pensi di riuscire a fare un'intervista in queste condizioni? Allora Stefano, perché si chiama Formula 1? Perché è un insieme di regole che devono essere rispettate. E la Formula 1 è il numero 1, lo capisci quando stai girando? Che sono veramente in pochi che sono in grado di poter gestire una roba del genere. Charles! Dimmi tutto! Io non ho fatto la pipì, voi come fate quando vi scappa la pipì? No dai, la pipì non ci scappa mai. Almeno quando giriamo la pipì non la facciamo mai. Mi è successo una volta nella carriera, ma una volta non due. Senti che meraviglia, senti che meraviglia. Chess! Sì, dimmi tutto. Ma tu l'hai mai fatta una constatazione amichevole? Una cosa? Una constatazione amichevole! Che cos'è? È tipo quando tamponi qualcuno in città! No, non mi è mai successo. Mai? Meglio così però. Beato te! Madonna mia! Charles! Sì! Il nostro programma si chiama 2046? Sì? Perché dicono che finirà il mondo! Ah, male! Se mancassero 3 minuti alla fine del mondo, cosa faresti? Adesso guiderei una Formula 1. È la mia passione. Abbiamo bloccato un po' e andiamo. E adesso Questo faresti? È stata un'infamata, Charles, questa! Stefano, che cos'è per te la velocità? La velocità non è solo il rapporto spazio-tempo, ma è la capacità di riuscire a rallentare ogni singolo momento che vivi per cercare di raggiungere più in fretta i tuoi obiettivi, che devono essere sempre più sfidanti, come quello che stiamo facendo adesso insieme. Senti che meraviglia, senti che meraviglia. Charles! Sì! Dimmi! Quest'anno chi lo vince il campionato? Purtroppo è già stato vinto! No, Charles! Quello del calcio! Ah! Il campionato di calcio, Charles! Sai che non lo so, ma speriamo che quello di Formula 1 sarà quello nostro l'anno prossimo almeno. Vai, guarda qui che roba! Vai! Jess! Sì! Ti faccio un indovinello! Vai! A bordo fiume c'è un Labrador e uno Struzzo!
Un labrador? È uno struzzo! E che cos'è uno? Devono passare il fiume, come fanno? Boh. Come stanno? Devono andare da un lato all'altro del fiume. Come fanno? Come fanno? Nuotano. No, lo struzzo non nuota. Allora Charles, dimmi tutto. Ti piacciono le barzellette? Vai. Allora tu sai perché Massimo arriva sempre in ritardo? Perché? Perché quando danno appuntamento dicono ci vediamo alle 8, massimo 8:15. Hai capita? Non l'ho capita questa. Era così brutta la battuta! Ragazzi, entrambi avete la passione per la musica. C'è una canzone che sapete entrambi che potete cantare? Vai, Charles, inizia te che io ti seguo. Vai. Amo, ti 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 amo. E vai con l'accelerazione. E vai. Ti amo, ti amo, ti amo, ti Meraviglioso Sean, grazie per questa emozione. Grazie a voi ragazzi, adesso si sente meglio quando non c'è la marcia. Meraviglioso, meraviglioso. Beh, ma qualcosa siamo riusciti a sentire. Abbiamo capito tutto, non ho sentito quasi niente, ma è stato bellissimo. È stato bellissimo. Io non sentivo un cazzo. Madonna santa. Ragazzi, non sentivo tutto. Charles, un'ultima cosa, Charles. Dimmi tutto. Che cosa ci fa un polpo su una Formula 1? La pole position! Oh, grandissimo, questa è bella, questa è bella, questa è bella. Grazie di cuore a tutti. Grazie davvero. Grazie. Grazie mille, ce l'abbiamo fatta. Non so se si sentiva lui numero uno. Ti ha fatto l'indovinello. No! Sì, quello è il fiume. Però era un labrador e non lo so, era un labrador e qual era l'altro animale? Io ti ho detto nuotano e tu mi hai detto istruzzo non nuota. Non nuota. Però non mi hai dato la soluzione. No, non si può dare. Io ci penso nel frattempo. Grazie, ciao. Niente.